Ciao e benvenuti e bentornati nel mio canale YouTube di psicologia. Finalmente dopo tanto tempo per un altro video che spero vi possa interessare. Comunque lasciami sotto nei commenti gli argomenti che ti piacerebbe che io trattassi nel canale. Ma iniziamo subito. Oggi parliamo dell'aggressività e facciamo delle distinzioni tra la rabbia, l'aggressività e anche la violenza. Iniziamo a parlare anche della violenza, ma comunque in generale oggi ci concentreremo soprattutto sull'aggressività, che è comunque diversa rispetto alla rabbia, ma lo vediamo subito. Il termine aggressività in latino si dice ad gradior ed è molto importante questa definizione latina perché vuol dire andare verso. Andare verso che cosa? Andare verso il soddisfacimento dei bisogni, andare verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. L'aggressività è un insieme di comportamenti messi in atto per rimuovere un ostacolo e consistono nell'andare verso. L'aggressività è innata e, se vogliamo, è anche normale che noi proviamo aggressività perché ci permette, come ho già detto prima, di raggiungere i nostri obiettivi. Inizio con il citare un grande psicoanalista che si è occupato tutta la vita dello studio dei bambini ed è Winnicott. Winnicott è un pediatra, medico pediatra, psicanalista che è nato nel 1896 ed è morto nel 1971. Nel 1920 si specializzò in medicina infantile, che adesso viene chiamata pediatria, come sappiamo bene. Si è sempre interessato dei bambini, è stato un grande studioso dello sviluppo dei bambini, dai primi mesi del bambino e il rapporto con la madre. Per Winnicott l'aggressività è un impulso naturale che però è stato incanalato in maniera disfunzionale, quindi non è stato incanalato nella giusta direzione. È un impulso mal gestito e questo impulso mal gestito può creare problematiche sia per se stessi ma anche per gli altri. Lui parla anche su come può essere incanalata l'aggressività, soprattutto nei bambini. I bambini la incanalano con il gioco, per esempio far parlare la bambola, con la corporeità, quindi per esempio sbattendo i piedini per terra, quindi opponendosi, diciamo, ad una determinata situazione che a loro non piace, sgradevole se vogliamo, o non accettata in quel momento. Con la narrazione delle favole, quindi magari si racconta una favola dove il protagonista può essere che affronti le stesse situazioni del bambino, e poi con un contenimento fisico-emotivo, quindi con degli accordi comuni con i genitori, questi accordi comuni che possono fare in modo che i genitori possano arrivare a dei compromessi con i figli. Questo è quello che ci ha detto negli studi, ovviamente molto stringato, Winnicott. Solitamente quando noi citiamo l'aggressività ci viene subito in mente un comportamento violento, cioè noi associamo all'aggressività un comportamento violento. È intenzionale che provoca del male agli altri. Questa non è l'aggressività, questa è la violenza, perché c'è una differenza tra l'aggressività e la violenza. L'aggressività è innata, la violenza è acquisita. Quindi in realtà l'aggressività non è un qualcosa di negativo, di nocivo, ma anzi, se incanalata nel modo giusto, ci permette di raggiungere i nostri obiettivi correlati a dei bisogni. Tutti noi abbiamo dei bisogni. L'aggressività non è sempre un male, anzi. Qui io inizierei a parlare di uno psicoterapeuta a cui io sono molto legata, che è il fondatore della psicoterapia della Gestalt, che è Friedrich Perls, chiamato anche Fritz. Veniva chiamato Fritz. Noi lo chiamiamo Perls. È nato a Berlino, quindi era tedesco, nel 1893
ed è morto a Chicago nel 1970, quindi un anno prima rispetto a Winnicott. Era uno psicoterapeuta, ha scritto un libro che io ho letto molto interessante che si intitola Io, la fame e l'aggressività. Se siete psicologi, psicoterapeuti, se avete un po' in pasta la psicologia, vi invito veramente a leggerlo. Io me lo sono divorata e mi è piaciuto veramente tantissimo, tanto da volerlo addirittura rileggere, l'ho letto 2 volte. Parla appunto di questo argomento, cioè dell'aggressività. Quindi, come ho detto prima, lui cita il nome latino ad gradior, quindi andare verso, indica un movimento in avanti verso il soddisfacimento del bisogno e il raggiungimento dei propri obiettivi. Quindi è sano come comportamento, cioè l'avere aggressività non è un qualcosa di malato o che non dovremmo avere, ma è sano se incanalato ovviamente nella modalità giusta, ed è fondamentale per noi umani perché è importante per le funzioni vitali dell'organismo. Quindi Peirce dà una nuova collocazione psichica appunto dell'aggressività. Siamo aggressivi ogni volta che ci muoviamo e quindi compiamo un movimento per raggiungere un determinato bisogno. E la cosa interessante che fa Peirce è quello di parlare di esperienza, cioè l'aggressività che noi manifestiamo nel mondo è dovuta all'esperienza che noi viviamo nella vita, che per ognuno di noi ovviamente è diversa. È curioso perché lui fa una correlazione tra il cibo e la psiche. L'aggressività è cibo, lo chiama cibo psichico attinto, un cibo psichico. L'aggressività lui la chiama come cibo psichico. Lui parla infatti di metabolismo mentale, di cibo esperienziale. Adesso comunque sembrano tutte difficili come parole, ma adesso andiamo a spiegarlo insieme. Il cibo può essere buono, quindi nutriente, oppure nocivo. E come il cibo serve per tenerci in vita, perché noi abbiamo bisogno di mangiare per tenerci in vita, quindi abbiamo quei bisogni metabolici, nello stesso modo le esperienze di vita rispondono ai bisogni psichici. Quindi il cibo buono e nutriente, parlo del cibo psichico, nutriente, è l'amore, la comprensione, l'empatia, l'affetto, le coccole, il riconoscimento, l'amore, mentre il cibo nocivo, per il cibo nocivo intendiamo frustrazione, le mancanze, le manipolazioni, i giudizi negativi, pregiudizi e violenza. Ed è interessante perché lui fa proprio una correlazione tra il cibo e il bisogno psichico, il metabolismo psichico. Quindi per il soddisfacimento dei bisogni, il soddisfacimento dei bisogni implica che io mi metta in movimento, quindi mi mobiliti l'energia, quindi devo muovermi per andare a prendere ciò di cui ho bisogno. E ciò di cui ho bisogno non è dentro di me, è fuori da me. Quindi, nel caso, per esempio, faccio un esempio, se abbiamo sete, dobbiamo muoverci in qualche modo, o andare dentro in cucina, prendere l'acqua, metterla nel bicchiere e bere. Se abbiamo invece l'altro tipo di bisogno, che è i bisogni psichici, quindi mancanze, bisogno proprio di cibo esperienziale, non metabolico ma cibo psichico, abbiamo bisogno di ascolto, di essere ascoltati, di essere compresi, abbiamo bisogno dell'empatia degli altri, cioè che gli altri ci capiscano nello stesso identico modo. Perché se noi non beviamo possiamo morire di sete,
Se noi non mangiamo, possiamo morire di fame. Quindi è essenziale mangiare, ma è essenziale anche il cibo psichico, perché se noi non riceviamo quel cibo psichico di cui abbiamo bisogno, potrebbero nascere tante problematiche, si potrebbero presentare tante problematiche. Essere ascoltati in un momento del bisogno da un amico, da un parente, da un genitore, è cibo psichico. In un momento del bisogno, in un momento in cui di tristezza, ci può riempire la psiche di energia positiva. Ovviamente parliamo di l'aggressività non si manifesta solamente andando verso il soddisfacimento del bisogno, ma si può anche andare contro, cioè al contrario succede anche, cioè il rifiuto dell'esperienza nociva. Quindi io per esempio decido di allontanarmi da un'esperienza che per me è dolorosa, che può essere di vario tipo. E distanziarsi da una situazione, esperienza o persona negativa, nociva, perché ci fa male, come protezione. Quindi l'aggressività ci fa in modo che noi possiamo sviluppare questa energia anche per proteggerci dal mondo, proteggerci dalle persone, dalle situazioni, per salvarci anche la vita, a volte. È anche una salvaguardia del sé. Parte con il morso del bambino, tutto parte con il morso del bambino. Questo è fondamentale, ma importantissimo, perché quando il bambino inizia ad avere i primi dentini, inizia a mordere. Morde gli oggetti, morde il cibo, ma morde anche, da piccolino, il capezzolo della madre. Quindi la madre com'è che reagisce? La maggior parte, maggior parte delle volte, nella stragrande maggior parte delle donne, delle mamme, reagisce con preoccupazione, si sente minacciata, si sente anche spaventata volendo. Perché? Perché non comprende la funzione biologica del morso. Cioè il bambino deve imparare a mordere, cioè deve mordere. L'atto del mordere per il bambino è sano per la sua crescita. Se la mamma, impaurita da questo comportamento del bambino, si ritrae e reagisce con un comportamento di distanziamento nei confronti del bambino, quindi con repulsione e addirittura anche con rimprovero, il bambino capisce che quello è un atto, cioè l'atto del mordere è un atto sbagliato, che può far del male agli altri. La mamma che dice no, non mi devi mordere perché mi fai male, è in quel momento che il bambino capisce che non deve mordere perché se no fa del male agli altri. Perché è proprio in questo momento, dal momento in cui il bambino inizia a mordere, che inizia proprio la funzione dell'aggressività del bambino, la comparsa dell'aggressività, perché il bambino inizia a scegliere, riesce a scegliere se assimilare o meno un qualcosa, un cibo, e quindi distruggerlo, oppure espellerlo. Quindi inizia a scegliere, espellerlo perché per esempio non gli piace. Acquisisce la capacità di poter scegliere, di decidere se prendere o meno quel cibo, oppure ciò che l'ambiente in quel momento gli sta offrendo. Cosa succede? Succede che la madre in questo momento, comportandosi in questo modo, inibisce
il comportamento del bambino. Lo stai inibendo, perché il bambino si autoconvince che fa del male alla madre, per cui inibisce questa pulsione che è normale, che è sana, una normale abitudine, e quindi non utilizza i denti frontali e quindi o li utilizza in maniera insufficiente per esperire il mondo, per quindi decidere, per aggredire il mondo, ma aggredire in senso positivo, non negativo. Quindi cosa fa il bambino? Cosa inizia a fare? Inizia a ingoiare dei pezzi solidi che sono difficilmente digeribili. Quindi questo effetto di metabolismo mentale lo porta ad avere grandi difficoltà a selezionare le esperienze da vivere, se le esperienze che deve vivere, le esperienze di vita, difficoltà a selezionare le esperienze da vivere perché viene inibito. Quindi cosa si forma in lui? Un'energia, energia distruttiva. Ecco come Peirce ci spiega come avvengono queste dinamiche. L'energia che non si distrugge, c'è sempre, rimane e diventa distruttiva, perché in qualche modo il bambino deve esprimere questa energia, perché è importante per gli equilibri vitali dell'uomo. Quindi com'è che viene incanalata questa energia, dato che questa energia non sparisce? Com'è che viene incanalata? Con la violenza. Ed ecco qua, la violenza. Quindi l'aggressività è positiva, ma l'aggressività si può trasformare in violenza. Violenza contro se stessi o violenza contro gli altri. Questa rabbia è pericolosa, questa violenza che manifesta il bambino diventa pericolosa se viene inibita o repressa, anche perché non tutti i bisogni nella nostra vita possono essere soddisfatti, non tutti trovano soddisfazione e se vengono inibiti e quindi inascoltati questi bisogni, che il bambino è ancora piccolo, stiamo parlando di un bambino piccolo, possono essere inibiti in che modo? In vari modi. Il primo modo è un ambiente che non è in condizioni di rispondergli, quindi l'ambiente non è sano, se vogliamo, non è un ambiente che non ha le capacità, le possibilità di poter rispondere ai suoi bisogni. Un altro motivo è quella di evitare il più possibile il conflitto con l'altro. Cioè, molte volte noi dobbiamo, per cambiare vita, per prendere delle decisioni che siano ovviamente positive per la nostra vita, a volte ci costringono, diciamo, siamo costretti dalle situazioni a confliggere con l'altro, quindi a innescare una situazione di allontanamento dall'altro, un conflitto con l'altro, oppure si inibisce perché l'immagine che lui si è formato di se stesso non sarebbe compatibile con quel determinato comportamento. E poi influiscono anche le aspettative del contesto. Tutti questi motivi che abbiamo visto fino adesso possono diventare, come che diventano, inconsapevoli. Quindi il bambino non viene aiutato a capire, sin da quando è piccolo, quali sono i suoi bisogni e come ottenerli con la giusta aggressività, ma vengono inibendoli, quindi credendo che tu non puoi manifestare l'aggressività per ottenere quel bisogno, per questo e quell'altro motivo, cosa fa l'essere umano? Il bisogno diventa inconsapevole, non crede, non sa di averlo, diventa inconscio. Avviene quella che viene chiamata rimozione del bisogno. Quindi il bisogno viene rimosso. Quindi io non sono consapevole di questo,
io credo di non avere bisogno, mentre il bisogno c'è. Quindi, siccome quell'energia c'è, quel bisogno c'è, inconsciamente, dove si incanala l'energia? Verso se stesso o verso gli altri. Qui che si verificano i primi improvvisi, incontrollabili eccessi di ira. Ecco perché io sono perfettamente d'accordo con il punto di vista di Peirce. Sono in linea con il suo punto di vista. Sono una psicoterapeuta alla Gestalt, adoro Peirce e il suo modo di interpretare il comportamento umano. Guarda, la maggior parte delle problematiche da adulti sono dovute, questo un po' tutti gli psicoterapeuti e gli scienziati comunque sono arrivati a queste conclusioni, derivano dai primi 3-4 anni del bambino, quindi da un'insufficiente o carente visione del bambino nella sua integrità e cecità nei confronti dei bisogni dei bambini. Il bisogno invece cosa dovrebbe essere fatto? Accettato, consapevole. Prima di tutto consapevole, perché se diventa inconscio non è consapevole. Quindi dovrebbe essere consapevole, quindi conosciuto. Io ho bisogno di, non so, frequentare più quella persona perché per me è tossica. Ecco, io devo usare l'aggressività, quell'energia che mi porta ad allontanarmi da quella persona. Però se io ho paura di entrare in conflitto con l'altro, allora io non agisco, rimango in quella situazione che per me risulta nociva, risulta tossica. Quindi il bisogno deve essere accettato ed espresso. Se non esprimiamo i bisogni sono energia, l'energia si incanala in maniera negativa, in maniera tossica, in maniera disfunzionale per se stessi e per gli altri. Qual è la funzione dell'aggressività? L'abbiamo già detto prima, ma come avviene questo processo? Avviene con un processo di destrutturazione, di distruzione. Quindi io agisco nel mondo, quindi prendo delle decisioni, anche cambiamenti di vita, ad esempio, implicano una distruzione, un momento di distruzione, di destrutturazione, per poter passare da una situazione ad un'altra, che è il cambiamento. Quindi noi dobbiamo incorporare, digerire, assimilare il materiale nuovo dall'ambiente. Ogni individuo deve assimilarlo, quindi in questo modo, incorporare tutto l'ambiente, tutto il materiale nuovo, ma perché avvenga bisogna che si deve distruggere la forma esistente nei suoi elementi più assimilabili. E questo succede per esempio nel cibo. Faccio un esempio: se tu hai fame, vai dentro, quindi ti devi alzare, andare dentro, prendere la mela, addentarla, sminuzzarla, che già dalla bocca avvengono la prima digestione degli alimenti avviene dalla bocca, quindi poi la ingoi e poi viene metabolizzata e quindi digerita dallo stomaco e poi dall'intestino. Quindi la mela, per essere assimilata, deve essere distrutta in tante piccole parti. Non possiamo ingoiare la mela intera, la mela va distrutta. La stessa cosa è nella vita. Nella vita noi per cambiare, per modificare, per crescere, abbiamo bisogno di distruggere. La cosa viene distrutta per formarne una nuova. Anche del cucito, io che cucio, per fare questa giacca, che mi sono fatta da sola, l'ho fatta io, questa giacca era un tessuto unico. Io ho dovuto tagliare il tessuto nelle sue parti, quindi distruggere quel tessuto unico, per poi assemblarlo e fare la giacca. La stessa identica cosa avviene per il cambiamento. I cambiamenti sono
sani nella vita. Noi siamo in continuo cambiamento, non è che non possiamo cambiare, noi dobbiamo cambiare in continuazione perché la vita cambia. Anche solo il fatto di crescere da bambini, adolescenti, adulti, è tutta una fase di crescita e di cambiamenti e di modifiche. La vita non è statica, la vita è una serie di cambiamenti che se tu non fai non cresci. Ciò che viene dall'esterno si unisce al noto, viene assimilato. Quindi, dal punto di vista psicologico, se io incontro una persona, per dire, una persona nuova, io conosco una persona nuova, un'amica nuova, facciamo questo esempio, un amico nuovo. Questo amico entra a far parte della mia vita. Quindi la relazione con questa persona fa in modo che magari il mio modo di pensare, le mie abitudini anche, vengano modificate, devono essere modificate. Anche quando ci si sposa o si fidanza, le abitudini devono essere essenzialmente modificate, perché se non vengono modificate non può avvenire una nuova vita. Quindi anche semplicemente il cambiare casa è una nuova vita, quindi che il cambiare casa, chi ha fatto trasferimenti di casa, quindi sa benissimo che per trasferirsi di casa bisogna destrutturare il tutto, quindi per esempio prendere gli oggetti, metterli nelle scatole per poi portarli in una nuova casa, per dire, per poi rimontarli. Non saranno più come prima, perché non saranno più in quella casa, saranno posizionati in posti diversi, in camere diverse, anche con un arredamento diverso, quindi magari quel comodino non sarà più magari in bagno, ma deciderai di metterlo in salotto, per dire. Il cambiamento fa parte della vita, noi non possiamo vivere senza il cambiamento, non possiamo rimanere statici perché la vita non è statica, quindi anche l'abitudine quindi cambia. L'abitudine di vivere in una casa piuttosto che un'altra, di stare da soli o in coppia, anche la lettura di un libro. Quando tu inizi un libro e lo finisci, non sei più la stessa persona, perché tu hai letto quel libro che ti ha dato delle informazioni che si sono unite alle informazioni che già possedevi, quindi al noto, a quello che è noto, cioè che è già dentro di te, ma si uniscono a queste e quindi viene assimilato il tutto insieme. Quindi si formerà una conoscenza nuova. Per crescere il cibo deve essere metabolizzato, è necessario un cambiamento, destrutturazione del noto, assimilazione del nuovo, quindi assimilato, creazione, nuova creazione del nuovo. L'aggressività può essere di vario tipo, diretta e indiretta. Per esempio l'aggressività diretta è quell'aggressività che avviene i primi 8 anni del bambino, che è diretta verso gli oggetti, per esempio colpire un bersaglio, una parola, con i gesti, e non è per arrecare danno agli altri. L'aggressività dopo gli 8 anni diventa indiretta, quindi quando si cresce l'aggressività diventa indiretta. Cosa vuol dire? Che si è aggressivi con la parola, con le parole, screditare l'immagine di un altro, mortificare un soggetto, è molto più subdolo, è molto più fine. E poi ci sono vari tipi di aggressività. L'aggressività può essere autodiretta, eterodiretta, autodiretta verso se stessi, eterodiretta verso gli altri, con condotte per esempio ostili potrebbero essere, quindi arrecare dolore e danno verso gli altri, che come abbiamo visto parte dagli 8 anni in poi. Può essere reattiva, risposta a delle provocazioni, per esempio per scaricare la tensione, la frustrazione, oppure proattiva, non legata a fattori esterni, per avere quindi un beneficio, un rinforzo casuale. E poi ci sono le persone che sono passive-aggressive. Su questo si potrebbe fare un video a parte su passivi-aggressivi. Sono persone la cui ostilità non è palese, ma è deliberatamente mascherata e si esprime attraverso le non azioni. Anche questa aggressività, le non azioni. Cioè io non ti faccio del male, ma non ti faccio neanche del bene. Cioè non ti aiuto, non ti faccio quel piacere, non ti aiuto, sto zitto.
anche quella aggressività. L'aggressività si può manifestare anche stando zitti, anche senza fare niente. Non so se ci avevi mai pensato, perché noi associamo solitamente l'aggressività a un comportamento diretto verso se stessi, diretto verso gli altri, e anche assenza di comportamento, le omissioni. In religione vengono chiamate le omissioni, le colpe di omissione, cioè che quando tu puoi aiutare l'altro non lo fai. Anche in religione, nella religione cristiana, esistono queste che sono chiamate colpe, vabbè, colpa di omissione, cioè quando una persona è in difficoltà e tu volontariamente non l'aiuti. Ecco, questo è un tipo di aggressività. Quando si parla di aggressività, e ho parlato già di Peirce con tutta la sua teoria della funzione del mordere, che è molto interessante, l'aggressività in età adulta si manifesta anche a causa dell'educazione che noi abbiamo ricevuto dai nostri genitori o comunque da chi si è preso cura di noi, quindi dall'ambiente genitoriale, quindi come stile educativo. In che modo gli stili educativi possono far sì che una aggressività negativa, stiamo parlando di un'aggressività nociva, non di aggressività sana, aggressività nociva, quindi contro gli altri o contro anche se stessi, se vogliamo, più probabile quando in famiglia c'è un clima di assenza di limiti, quindi non delle regole ben precise, quindi troppo lassismo come uno stile permissivo non va bene. Un clima educativo incoerente, cosa vuol dire? Che i bambini imparano molto di più guardando i genitori, più che i genitori che... Certo che i genitori devono educare anche parlando con i figli, ma è molto più importante quello che noi dimostriamo ai figli con i fatti, più che con le parole, perché noi con i fatti potremo dimostrare tutto il contrario. Quindi inutile che il padre vada a dire al figlio: guarda, non si fuma se tu ti fumi 3 pacchetti di sigarette al giorno, per fare un esempio. Il disinteresse, quindi i genitori per esempio siano troppo improntati su se stessi, cioè la loro vita è troppo, per esempio hanno dei lavori, fanno dei lavori per esempio troppo, come dire, impegnativi, che impegnano proprio a livello di tempo e anche di testa, per cui magari tornano a casa e non hanno neanche le forze fisiche di rendersi neanche conto che tuo figlio magari ha bisogno di aiuto, che magari tuo figlio sta male, quindi ti disinteressi, quindi disinteressa nei confronti del figlio e dei suoi bisogni. Mancanza di empatia, che è un po' correlato, cioè in mancanza di empatia, cioè io non capisco, non mi metto nei panni di mio figlio e non capisco che mio figlio ha bisogno di aiuto. Oppure sgrido mio figlio, sgrido mio figlio per un qualcosa che magari non si merita, perché non riesco a mettermi nei panni di mio figlio, non ho empatia, quindi la mancanza di empatia crea divisione tra le persone. E poi anche le punizioni e gli ammonimenti eccessivi. È stato scientificamente provato che il bambino e noi in generale come esseri umani apprendiamo di più grazie ai premi piuttosto che con le punizioni. Sono stati fatti vari esperimenti che hanno messo in evidenza proprio questo. Concludo questo video cercando di dare dei consigli, cioè come gestire l'aggressività. Possiamo gestire l'aggressività, la nostra aggressività, cioè ormai noi siamo cresciuti, ormai noi abbiamo avuto dei genitori che non ci hanno visti, non hanno avuto empatia, siamo stati trascurati, ci siamo sentiti trascurati, non ascoltati, siamo cresciuti ormai con un'aggressività che è nociva, non è un'aggressività buona, non è un'aggressività positiva, è un'aggressività nociva. Allora, cosa possiamo fare? Allora, il primo consiglio è l'assertività, cioè diventare assertivi. Anche su questo si potrebbe fare un video tutto a parte, una modalità di comunicazione, l'assertività, adeguata rispetto al contesto relazionale. Quindi
io per esempio sono dovuta diventare assertiva, perché io non riuscivo per esempio a dire di no. Sono una persona che ha difficoltà a dire di no, difficoltà a mettere dei paletti nei confronti degli altri. Questo mi ha creato svariate problematiche, perché poi accumuli per poi sbottare tutto in una volta, e non è sano, perché poi magari passi pure dalla parte del torto. Magari all'inizio avevi anche ragione, ma poi passi dalla parte del torto. Quindi io ho imparato a diventare assertiva. Con l'assertività tu puoi affermare con tranquillità e serenità le tue emozioni, il tuo punto di vista, quindi le tue opinioni, rispettando però quelle degli altri. Cioè io non voglio obbligarti a pensarla come la penso io, però io ti dico come la penso. Io la penso così, così e così. Tu puoi non essere d'accordo, però senza bisticciare, senza avere un rapporto di rabbia aggressivo, se ne può discutere. Assumere quindi degli atteggiamenti fluidi e flessibili che ci permettano di adattarci con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. E come si fa? Ci sono delle tecniche. Non imporre le proprie idee agli altri, ascoltare le ragioni dell'altro, il diritto di essere d'accordo o non d'accordo con le opinioni dell'altro, senza per forza attaccarlo, senza per forza giudicarlo, e imparare a dire di no, ma in maniera calma, tranquilla. No, ci sono varie tecniche, ci sarebbe da fare, ripeto, un video a parte sull'assertività e come imparare a essere assertivi. E poi bisogna essere ovviamente rispettosi nei confronti di se stessi e dell'altro, quindi non solo rispettosi degli altri, ma anche rispettosi verso se stessi. Questo è molto importante. Poi quando siamo arrabbiati, un altro consiglio è quello di attendere. Quando l'altro è arrabbiato o noi siamo arrabbiati, la cosa principale è allontanarsi, mai affrontare l'altra persona quando si è arrabbiati, perché non si raggiungeranno mai dei risultati positivi. Prima di tutto bisogna calmarsi, magari far passare anche un giorno, a seconda della situazione anche una settimana, ma non affrontare l'altro quando si è ancora arrabbiati. Poi ci sono varie tecniche per calmarsi, tipo come la respirazione diaframmatica, il rilassamento muscolare, il mindfulness. Anche su questo ne possiamo parlare anche ci sarebbe tanto da dire, tanto da fare video da qui all'eternità. Il mindfulness è una pratica che consiste nella attenzione, nella consapevolezza del momento presente. Anche questa io l'ho dovuta imparare, perché io nel mentre che facevo una cosa ne pensavo già un'altra. Invece no, bisogna concentrarci su qui ed ora, su quello che stai facendo in quel momento, senza pensare ad altro. Tante volte noi mangiamo, faccio un esempio, mangiamo pensando ad altro e non ti stai godendo il cibo nella sua, cioè tu con il corpo sei lì, ma con il cervello sei da altre parti. Quindi sono tutte tecniche, diciamo, di rilassamento e di consapevolezze. Poi l'empatia. Questa, vabbè, non l'ho dovuta imparare perché io sono molto empatica, sono nata empatica, anche fin troppo, diciamo, se si può dire. Quindi sentire lo stato d'animo dell'altro, quindi mettersi nei panni dell'altro, questa è l'empatia. Quindi io riesco a mettermi nelle scarpe, a indossare le scarpe dell'altro, e quindi questo mi permette di capire anche maggiormente perché quella persona, ad esempio, si è comportata in quel determinato modo. Quindi mi permette quasi di perdonarlo, di capirla e perdonarla quella persona. Ma se è comportata in questo modo, sì, sono arrabbiato, però capisco anche il suo punto di vista. Qui anche prima di arrabbiarci, di prenderci con l'altro, potremmo farci anche una domanda: a me piacerebbe se l'altro mi trattasse in questo modo? Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ok, questo è praticamente anche il ragionamento. Prima di agire dovremmo fermarci e farci tutte queste domande, prima di agire. Io vorrei che l'altro mi facesse questo? Se è no, non vorrei, cerca di non farlo. Abbiamo terminato questo video, spero che ti sia piaciuto, fammelo sapere nei commenti.
fammi tutte le domande, anche richieste di video, cosa vorresti approfondire, come ti ha fatto sentire questo mio video, cosa hai pensato, conoscevi questi argomenti di cui ti ho parlato, fammelo sapere sempre nei commenti, mi puoi scrivere anche in privato volendo, sia alla mia email mi puoi contattare, mi puoi scrivere un'email o mi puoi seguire in tutti i miei social. Ti saluto e ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella, mi raccomando, a lasciare un like e un commentino così mi fai sapere cosa ne pensi. Mi raccomando, fammi pubblicità anche al canale in modo tale che cresca sempre di più e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!